Qualche tempo fa stavo parlando con un mio amico bosniaco di cosa pensasse delle, incomprensioni tra i vari popoli che vivono all'interno della Bosnia, fino a quando ho realizzato che parlano tutti praticamente la stessa lingua. Salve a tutti! È passato un po' di tempo da quando la mia fraudolenta persona ha messo un po' troppa carne sul fuoco. Se volete sapere cosa mi è capitato quest'anno, aspettate fino alla fine del video. Ma per ora parliamo delle varie incomprensioni tra lingue e dialetti e di come una lingua viene standardizzata. Iniziamo parlando del nostro paese. Forse alcuni di voi l'hanno già notato, ma in Italia tendiamo a non capirci proprio bene se non ci mettiamo a parlare con l'italiano che abbiamo imparato a scuola. Qui da noi si tende a chiamare le varie lingue regionali dialetti, ma questo è tecnicamente sbagliato. Un dialetto è una variante linguistica utilizzata in una specifica area geografica o da una comunità di persone. Si distingue dalla lingua ufficiale per il vocabolario, la pronuncia e le regole grammaticali, che possono variare anche in modo significativo, ma non fatevi ingannare. I dialetti che parliamo qua in Italia sono vere e proprie lingue che si sono sviluppate indipendentemente dall'italiano standard che utilizziamo. Generalmente è concordato che le lingue romanze, cioè il gruppo di lingue a cui appartiene l'italiano, si siano evolute così. I romani parlavano in latino, si sono divertiti a conquistare mezza Europa e hanno caldamente invitato i territori sottomessi a parlare la loro lingua. Ma oh no, l'impero è caduto e adesso i popoli, una volta sotto il dominio romano, hanno, partendo dal latino e mischiandola alle lingue locali o di nuovi popoli invasori, sviluppato le lingue romanze che noi tutti conosciamo oggi. Questo vale anche per l'Italia, ma a differenza di stati come la Francia, nel bel paese non abbiamo mai avuto un forte regno unitario, e dunque ogni piccolo stato ha sviluppato una propria lingua. E allora da dove arriva l'italiano che noi tutti studiamo? Deriva da quest'uomo, il più grande scrittore di fanfic della storia, Dante Alighieri. Il buon Dante ha, come voi ben sapete, scritto L'incubo di ogni liceale, la Divina Commedia. Quest'opera ebbe un enorme successo e la lingua utilizzata per scriverlo, il toscano fiorentino con influenze dalle lingue del nord e dalla vecchia scuola poetica siciliana, divenne la lingua delle elite culturali del paese. Fu questa infatti la lingua adottata dal neonato Regno d'Italia nel 1861 e con il passare degli anni, anche a discapito delle altre lingue regionali, l'italiano standard è diventata la lingua principale del nostro paese. Non dobbiamo allontanarci tanto dall'Italia per trovare un altro esempio di standardizzazione di una lingua. Andiamo in Turchia. Forse questo è uno degli esempi più estremi del modo in cui un paese possa cambiare lingua. Abbiamo parlato molte volte dell'impero ottomano e del suo declino, quindi sarò veloce. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, l'impero ottomano era messo molto male. Tra la perdita dei suoi territori nei Balcani e in Africa, l'impero non riusciva più a tenere testa ai suoi rivali europei molto più industrializzati. A rivoluzionare la Turchia venne Mustafa Kemal, detto Atatürk, che dalle ceneri dell'impero ottomano creò una nuova Turchia, sforzandosi di rendere il paese un moderno stato laico e liberale, più simile alle potenze europee. Prima di Atatürk, l'impero ottomano era un impero pieno di popoli che parlavano lingue differenti. La lingua ufficiale dell'impero era ovviamente il turco, ma era molto parlato anche l'arabo per motivi religiosi, mentre il farsi era la lingua della cultura e delle classi dirigenti. Insieme, queste erano le tre grandi lingue dell'impero, dette Alsina-Hitalata. Il turco ottomano, parlato dalle classi più abbienti, ha quindi assimilato molti termini da arabo e farsi, rendendolo addirittura più complesso ai turchi stessi, che parlavano il Kaba Türkçe, una versione del turco parlata dai ceti bassi. Le riforme di Atatürk, per quanto riguarda la lingua turca, iniziarono nel 1928, quando venne messa in atto la riforma dell'alfabeto, che andava a rimpiazzare l'alfabeto arabo modificato con quello latino. I piani di Atatürk erano radicali. L'obiettivo del Concilio per la lingua, creato 2 anni prima, era quello di introdurre l'alfabeto latino gradualmente in qualche anno, ma Atatürk impose che l'alfabeto arabo venisse rimpiazzato in 3 mesi, dando a scuole, giornali e alle istituzioni una data di scadenza molto pressante. Nel 1932, invece, venne approvata la riforma sulla lingua, che mirava a ripristinare le vecchie parole turche sostituite da termini stranieri e creando nuove parole qualora non esistessero in turco. Questo fu un processo molto difficile, in quanto gran parte del vocabolario turco dell'epoca era composto da parole di origine araba o persiana, e ancora oggi ne è piena. Immaginate di rimpiazzare parole di origine non italiana e utilizzare delle versioni apposite. Sì, una persona ci provò, ma non per le stesse ragioni. E se invece di essere standardizzata una lingua fosse adottata da più paesi e resa propria, che cosa succederebbe? La Bosnia, un paese davvero affascinante, con una storia terrificante e con un sistema politico ancora più spaventoso. Al suo interno racchiude 3 popoli, croati, serbi e bosniachi. Il che penserete parlino ognuno la sua lingua? Sì, ma no. Se contiamo anche il montenegrino, parlato ovviamente in Montenegro, serbo, croato e bosniaco sono tutte lingue che si rifanno ad un'unica macrolingua, il serbo-croato.
Evita di dirlo ad una persona appartenente a uno di questi gruppi però, perché faranno in modo che tu capisca, che ti piaccia o no, che loro sono diversi in tutto e per tutto dai loro compagni ex jugoslavi. Le uniche differenze rilevanti che possiamo trovare tra questi dialetti sono i sistemi di scrittura, in quanto croato e bosniaco utilizzano l'alfabeto latino, mentre serbo e montenegrino, seppur possono anch'essi utilizzare quello latino, adottano anche l'alfabeto cirillico. Ad oggi consideriamo queste lingue diverse perché le associamo ai 4 paesi da cui provengono, ognuno con una fortissima identità nazionale e che per anni, e che purtroppo ancora oggi, sono state ostili tra di loro. Non vi è mai capitato di vedere un serbo e un croato litigare nei commenti di Instagram? Ovviamente entrambi dai loro appartamenti a Berlino. Se dobbiamo fare un altro esempio di lingua divisa da conflitti, c'è l'Hindustani, che generalmente concepiamo come Urdu, lingua parlata in Pakistan, e l'Hindi, lingua parlata ovviamente in India. Nel corso degli anni, l'India ha subito invasioni e influenze da parte di popoli turchici e persiani, che hanno influenzato la lingua hindustani e portato l'Islam in parte del subcontinente indiano. La comunità musulmana ha quindi iniziato a scrivere l'Hindustani utilizzando l'alfabeto arabo, mentre quella indù continuò a utilizzare l'alfabeto Devanagari. L'occupazione britannica, che era solita utilizzare tattiche di dividi et impera, complicò ancora di più i rapporti tra comunità musulmane e indi, che tesero entrambe a rimuovere dalle proprie varianti dell'Hindustani le influenze esterne all'interno della lingua. Potrei fare 1000 esempi di lingue standardizzate o divise, ma il video verrebbe troppo lungo. Vi ringrazio di esservi fermati a vedere il video e per chi vuole sapere che fine ho fatto nell'ultimo anno, diciamo che sono stato impegnato. Mi sono diplomato e ora ho anche iniziato l'università. No dai, se devo essere onesto, non sono stato così impegnato a non poter fare video, ma diciamo che ho preferito aspettare il momento giusto. So di avervi promesso molti video per il 2024, ma ho deciso di non fare più promesse. Da oggi i video escono quando voglia di farli e di caricarli. Grazie della visione e al prossimo video!